Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi voglio proporre una ricetta dolce dei pasticcini chiamati baci di dama. Baci di dama l'origine è piemontese, ma li fanno anche in Liguria. Detto questo, voglio fare una piccola precisazione. Sono stata in Liguria, alle Guaiglia per la precisazione, 3 giorni. Ho fatto una promessa alla mia amica che le avrei portato i baci di dama, un pacchettino così che poi mostrerò nel video, 10 euro. Secondo me un piccolo sproposito, perché se vogliamo fare un pensiero 5-6 persone ti partono sugli 80 euro. Questo pacchettino ne avrà avute sì o non 10 baci di dama. In Piemonte, come in Liguria, si fanno con le noci o con le mandorle, si possono mischiare le due farine. Io oggi propongo come le facciamo in Piemonte, poi in una parte metterò un cucchiaio di cacao amaro come fanno in Liguria. Si possono farcire con la cioccolata fondente o con la Nutella, c'è chi anche la farcisce col pistacchio. Libera scelta, ma la classica è fatta con cioccolato fondente, al massimo Nutella. Ricetta semplicissima, facile, seguitemi e vi mostrerò cosa proporre a un pranzo, una cena o da regalare ai vostri amici, fatte dalle vostre mani. Una ricetta semplicissima. Se la ricetta vi piace, condividete, lasciatemi un commento e alla prossima. Grazie dal canale di Virginia. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Questi baci di dama sono stati acquistati in Liguria, esattamente alle Gueglia, costo 10 euro. Insomma, ci sarà la lavorazione un po' carucci. Nel mio video vi mostrerò come si fanno dei baci di dama piemontesi, buonissimi e semplici da fare, costo molto economico. A fra poco! Ingredienti per fare i baci di dama. In questo caso io oggi utilizzo le nocciole, già acquistate, frullate, ma volendo si possono frullare insieme allo zucchero per una buona riuscita. Io le ho già pesato, 100 grammi di zucchero che andrò a mettere in un contenitore. Ho già pesato la farina, deve essere di tipo 00, ma potete mettere anche la farina 0. In questo caso sto usando la farina 0, 100 grammi. Adesso vado a pesare 100 grammi di farina di noci. Il peso è tutto 100-100. 92, 98, 100 giusti. Metto tutti insieme, amalgamo bene tutti gli ingredienti messi. Farina di nocciole, possiamo fare anche la farina, scusate, di mandorle, sempre frullata con lo zucchero, 100 grammi. Adesso vado ad aggiungere, che ho già messo a sciogliere il microonde, 100 grammi di burro e vado piano piano fino a aver amalgamato bene tutti gli ingredienti. Ci siamo quasi. Vado a terminare ovviamente l'impasto per compattare bene tutto con le mani. È semplicissimo, sprigiona già un buon profumo. Continuo così fino ad avere il mio bel panetto. Praticamente il panetto è già fatto, è morbido, non è duro, era tutto uno, però l'ho diviso, metto qui e quest'altro perché voglio farli sia al cioccolato che normali.
ho messo un cucchiaio di cacao amaro, continuo a miscelare bene gli ingredienti e poi metterò in frigo per mezz'ora. Procedo. Ho aggiunto un cucchiaio di farina scarso alla base, ho preparato il secondo panetto, questo è quello con il cacao amaro, che poi verrà il gusto anche di cioccolato. Lo metto in un contenitore, l'altro più chiaro metto nella tazza, copro semplicemente con una pellicola, con qualcosa, metto in frigo mezz'ora di tempo e passiamo alla preparazione dei baci di dama. A fra poco. Pronti, sono passati all'incirca mezz'ora, potete volendo lasciarlo un po' di più. Adesso prendo, me lo adagio da una parte, volendo si possono pesare tante palline, io vado a farle così, le schiaccio appena appena e le adagio. Ho bagnato la carta da forno, più o meno devono venire tutte uguali, quindi se facciamo dei baci di dama un pochino più grandi li appiattiamo solo appena appena, perché poi verranno bombate. Quelle più piccole le metteremo con quelle più piccole vicino, perché ricordo che poi faremo la cioccolata fondente, le mettiamo vicino, piuttosto uno ne mangia uno di più, appoggio, volendo vi potete bagnare le mani, distanziate fra di loro. Nel frattempo ho acceso il forno a 170, poi lo passerò ventilato, devono cucinare 15 minuti. Procedo così a prepararle tutte quante. Stiamo preparando adesso la parte, quella col cacao amaro, compatto bene nelle mani, al limite mi aiuto bagnando appena il palmo con un po' di acqua. Faccio delle palline, più o meno come abbiamo detto, ho fatto le altre, sono quasi tutte accoppiate, in modo che poi le riuscirò a compattare quando faccio la farcitura, metto la farcitura con il cioccolato. Volendo si possono fare una chiara e una più scura, cioè da una parte quella chiara e l'altra scura. Appoggio, vado avanti fino a terminare anche questo impasto. Ben distanziate fra di loro e procedo. Preparate sia quelle chiare che quelle scure. Adesso vado a infornare 170 gradi ventilato per 15 minuti. Allora, li ho sfornati, come potete vedere, eccoli qua. Nel frattempo è arrivata la mia piccola aiutante che mi aiuterà a mettere la cioccolata sopra. Sì, ed è buonissima. Ok. Non mangerò un pezzetto. Credo che sarà Intanto buonissima. prendo uno, comincio io a farla, metto sopra così, un paio, non so se vedete, ok, e prendo un altro, si staccano benissimo, l'ho lasciati raffreddare, pronto il bacio di dama, e continuiamo così fino al termine. Adesso la piccola aiutante, prendi, fai tu. Sì. Vai. Lo appoggi sopra il piatto. Poi dopo li mettiamo tutti nel vassoio. Procediamo così fino al termine. È buono, Chloe? Sì. Ottimo. I baci di dama sono terminati. Come ho detto, una volta che si sono ben consolidati, che lo sono già quasi, possiamo insacchettarli o servirli. Se il video vi piace, mi raccomando e vi ringrazio, condividete.
Grazie dal canale di Virginia e con l'aiuto di Chloe.